Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo sempre di Napoli-Milan, sfida di Champions League finita ieri. Ho già fatto il mio post partita all'analisi dove ho analizzato dal mio punto di vista ciò che è mancato al Napoli e ho fatto i complimenti al Milan perché l'approdo alle semifinali, chiunque sia l'avversario in questione, c'è da complimentarsi. Però volevo divertirmi con voi ad andare a rileggere lo 0 a 10 di Arturo Minervini, opinionista che stimo, blogger che stimo, tifosissimo del Napoli ovviamente, che fa questi 0, da 0 a 10 che vanno ad analizzare tutto l'andazzo di una partita ogni volta che gioca il Napoli. Questo è abbastanza divertente e lo voglio condividere con voi perché ci sono dei punti che vanno analizzati più a 360 gradi perché qualcosa non è stata detta. Partiamo. Zero dubbi. Anche il milanista più sfegatato, vedendo il replay dell'intervento di Leao sul Lozano, si era già rassegnato. Rigore solare. Come il VAR abbia potuto andare oltre, sputtanando la UEFA in mondovisione, è un mistero buffo che farebbe arrossire anche Ponzio Pilato, che fece per viltate il gran rifiuto. Non ci sono margini di manovra, non esistono spiegazioni. È un miserabile buco nero di un sistema che continua a prostituirsi a logiche che umiliano lo spirito del gioco. I gattopardi sono in mezzo a noi. E ribadisco, c'è anche il rigore parato da Meret che da regolamento è da ripetere. Perché in Serie A ne abbiamo viste tante di situazioni del genere e il rigore è stato quasi sempre ribattuto. Quindi pro e contro Napoli vanno analizzati tutti e non solo i danni procurati. Scusate. 1. Il gol segnato nel recupero della seconda gara. Sulla questione si potrebbe discutere, come si fa sul sesso degli angeli, senza venirne a capo. Dove iniziano i meriti di Magnà nell'imprecisione azzurra è un confine ballerino, che se ci metti a ballarci sopra, se ti ci metti a ballar sopra, credo, rischi di uscire fuori di testa. Paradossale come almeno 4 delle occasioni più clamorose tra andata e ritorno siano capitate a due difensori, Di Lorenzo e Olivera. Paradossale no, realistico direi, perché con attaccanti a mezzo servizio, Osimhen è rientrato ieri praticamente, e Raspadori reduce dall'infortunio, Simeone infortunato, Spalletti ha fatto secondo me anche più di quello che si poteva fare senza punte, però con un pizzico di fortuna in più forse qualche palla dentro avremmo potuto buttare. 2. Due arbitri che flagellano il Napoli più della bottiglia di Tafazzi, scusate. Da Kovacs a San Siro all'incredibile omissione del VAR al Maradona. Le peripezie arbitrali sono state un macigno da trascinare come quello di Sisifo su e giù da una parte all'altra della montagna. Non esiste destino che non possa essere superato dal disprezzo. E questo è il sentimento dominante per questa doppia imboscata a cielo aperto. Lo esprime Spalletti incazzato nero nel dopogara. D'accordissimo con ciò che è stato scritto, però è dovere di qualsiasi squadra capitalizzare le occasioni create perché hai giocato due grandissime partite per poter far passare in secondo piano anche errori di incompetenza arbitrale che ci sono e sono totali, che da questo punto di vista in Serie A mi sento molto più, non tutelato, ma molto più al sicuro, anche se c'è grandissima incompetenza che nel nostro campionato a livello arbitrale, ma in Europa siamo veramente messi male, almeno viste le due partite che hanno arbitrato tra Milano e Napoli. 3. 38 a 18. Questo è il dato dei tiri in porta nelle due gare. Un numero può essere freddo se non viene confortato da un ragionamento ed è chiaro che il rammarico va alla condizione degli attaccanti. Abbiamo detto prima. Osimhen al 50% della forma e dell'utilizzo, Simeone out, Raspadori al 30% fisico. L'ecatombe di tutti i tuoi 9 in due gare in cui hai creato più di Dio nei primi 6 giorni della sua creazione, spuntato nei finalizzatori, non nella volontà. Da applausi questo 3, bellissimo. 4 incroci col Milan in una stagione ed una costante, l'incapacità di tenere a freno le scorribande di Leao. Se c'è un punto dolente e un passaggio a vuoto negli incroci col diavolo è senza dubbio questo qui. Con Magnani il segreto della qualificazione dei rossoneri
proprio due che nella stagione, tra gli infortuni e bronci, non avevano reso secondo le aspettative. Il calcio è fatto di momenti, non è mai statico, è la sua parte più affascinante. Condivido appieno anche questa. 5 a quel pallone perso da Ndombele che genera una serie incredibile di sfortunati eventi. Tra omissioni di soccorso e l'imperdonabile errore ci penserà qualcun altro a spendere un fallo sulle AO. Se c'è una cosa che il destino sa fare è leggere i tuoi attimi di insicurezza, con tutto l'enorme cinismo che si fonde dentro a un grande rimpianto. Nel matrimonio esitare significa a volte salvarsi, nel pallone no, nel pallone mai. Porca miseria, se hai ragione Arturo Minervini, là lo dovevi atterrare, l'ho detto già nel mio post partita. Spendere l'ammonizione, atterrare il calciatore così come lo si doveva fare con Brahim Diaz all'andata. Si chiama esperienza, si chiama malizia, si chiama giovinezza, perché comunque sono errori di giovinezza. Poi man mano che andremo avanti in competizioni europee e i calciatori acquisteranno sempre più consapevolezza, quei falli andranno fatti sicuramente. 6 a Kvaratskhelia che arriva sfinito a calciare il calcio di rigore, esatto. In 2 gare ci ha provato, si è dannato, ha commesso qualche errore dopo aver dovuto saltare 2 uomini, a volte pure 3. Si è ritrovato spesso da solo col socio Victor a mezzo servizio, senza mai sottrarsi al suo ruolo, alla sua grandezza. Ha spezzato più raddoppi che Spartaco Catene. Ha sfiorato più volte il bersaglio grosso mancandolo per puro caso. Indomito, fiero, puro nelle lacrime dopo l'errore dagli 11 metri. Lucio Dalla diceva: quando mi parlano di bellezza mi viene in mente, come prima immagine, Napoli. Oggi io penso agli occhi umidi di Quara e sono orgoglioso di questo ragazzo. Sì, sono d'accordissimo con questo pensiero. Non mi devo commuovere perché dobbiamo andare avanti. 7 a Politano che s'abbatte come una furia sulla corsia di destra fino all'infortunio. Sfiga nelle sfighe, ennesimo sgarbo che la dea della fortuna propone al Napoli in questo doppio confronto. Esatto. Benissimo Matteo che sembrava la chiave giusta per scardinare il fortino di Pioli. Tiri, assist, sterzate, cambi di ritmo. Teo ha passato una brutta mezz'ora come quella di Cannavale. Maledetta quella caviglia, giratasi come una divinità che ti dà le spalle quando ti servirebbe una piccola spinta. Se c'è un essere supremo, deve essere pazzo. È lo snodo tattico della partita, secondo me. Anche per tutti quelli che dicono sì, Mario Rui la prima mezz'ora comunque non ha giocato bene. Politano, Mario Rui, i due infortuni hanno cambiato sicuramente l'inerzia tattica del match. 8 a Meret, che alita sulla punta dell'aeroplano di carta per alimentarne la speranza di proseguire il volo. Se il Napoli resta in corsa fino alla fine è per le parate di Alex. Superlativo 2 volte su Giroud nel primo tempo. Dedicata ai fenomeni del non fai mai parate importanti. Esattamente. Le critiche a Meret sono un antico male, un malcelato pregiudizio da parte di chi si era sbilanciato troppo e non ha il coraggio di scusarsi sulla questione. Come la goccia scava la pietra, così Meret ha consumato i suoi detrattori. Ieri eravamo sotto di 3 gol, se Meret non avesse fatto quegli interventi. 9 al 9 intermittente, non per colpa sua, come le luci sull'albero di Natale. Scusate. Osimhen non sfugge alla sua natura di bomber, senza più un briciolo di energia e d'ossigeno trova il modo di trafiggere il diavolo con una zuccata che aumenta il rammarico. Per quel che poteva essere non sarà. Ci sarebbe piaciuto giocarcela alla pari con gli uomini giusti nelle condizioni giuste e l'unico grande cruccio, un tarlo nel cervello ed una mezza idea di fare causa alla federazione nigeriana. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi imprecazioni, pure in aramaico. Non voglio entrare nel capitolo nazionali perché ci sarebbe da parlare da qui fino a domani. Però è un dato di fatto che hanno influito sul rendimento del Napoli dell'ultimo mese. 10 alla migliore stagione della storia del Napoli, lo dicono i risultati perché nell'anno del terzo scudetto, arrivati ai quarti di Champions dove non c'eri mai stato. L'ha imboccato stanco il bivio Champions questo Napoli, consumato come un marmo che ha già regalato al mondo una serie infinita di capolavori. Ma se da un pezzo di pietra tiri fuori il David, resti comunque consacrato all'infinito come Michelangelo. L'arte è un lungo viaggio, come lo sport è la sua grande lezione.
che vittoria e sconfitta sono una lezione da cui trarre l'insegnamento più utile. Riprendete ago e filo, ricomincia l'operazione cucire sul petto il tricolore. La ripeto, riprendete ago e filo, ricomincia l'operazione cucire sul petto il tricolore. Quello scucito al Milan che ieri ha festeggiato la vittoria della Champions. Ah no, gloria a questa squadra pazzesca che deve giocarsi ogni momento di quest'annata pazzesca come insegna il bianconiglio. Per quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. Un applauso ad Arturo Minervini in primis per questo post. Vi ho detto anche la mia analizzando situazioni che forse non sono state dette in questo post da 0 a 10. Divertentissimo da leggere, grandissimo opinionista che stimo da quando ero anche molto più piccolo, perché non parliamo che ho cominciato a leggere i post di Arturo Minervini ieri, né tantomeno da quando ho aperto il canale YouTube, quindi c'è sempre da andare a leggerli perché è veramente molto spesso il giusto riassunto di una partita o di uno scampolo di stagione, perché Arturo Minervini si diverte anche a fare anche a rapportare una partita a situazioni passate con cenni storici, molto divertente. Ragazzi, questo era quanto, spero vi siate divertiti anche voi con me. Arturo Minervini è un grande, sempre forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video, ciao.